benvenuti sul nostro canale. Sono Laura di Classe Italiana e oggi vediamo insieme come usare bene alcune regole della grammatica italiana. Ciao Laura, è confermato. Ci vediamo davanti al cinema alle 8. Claudio. Era Claudio, un mio amico. Conosco Claudio dai tempi dell'università. Anche Claudio, come me, ha studiato alla facoltà di lingue e ogni volta che avevo un esame importante chiedevo aiuto a Claudio. Ora Claudio è molto impegnato con il suo lavoro di interprete e quindi non vedo Claudio spesso, ma telefono a Claudio tutte le settimane per sapere come sta. A Claudio piace molto vedere film russi in lingua originale e quando esce un nuovo film invito Claudio ad andare a vederlo insieme. Invidio Claudio perché parla perfettamente molte lingue e quando domando a Claudio come fa a imparare così velocemente, lui mi risponde sempre allo stesso modo. Ma Laura, perché non ti fai un corso di lingue online? Non vi è piaciuta la presentazione che ho fatto di Claudio? Avete notato che c'è qualcosa di strano? Ho ripetuto troppe volte la parola Claudio? È vero, e questa ripetizione non va bene, non suona bene. Allora, cosa possiamo fare per non ripetere sempre lo stesso nome? Possiamo usare i pronomi. Ma che cosa sono i pronomi? Sono quella parola che è necessaria per sostituire il nome di cose o persone per non ripeterlo nella stessa frase o in frasi vicine. Esistono in italiano diversi tipi di pronomi in base alla funzione che hanno all'interno della frase. Per esempio, quando io dico questo è il mio amico Claudio, anche Claudio ha studiato le lingue. In questo caso posso sostituire il nome Claudio e posso dire anche lui ha studiato le lingue. Lui è un pronome personale che ha funzioni di soggetto, ovvero compie l'azione del verbo, il verbo studiare. In un altro caso io dico conosco Claudio dai tempi dell'università. Qui posso usare ancora un altro pronome. Posso dire lo conosco dai tempi dell'università. Lo è un pronome diretto e sostituisce il nome Claudio. I pronomi diretti hanno il ruolo di complemento oggetto e si usano quando il verbo non è seguito da preposizione, quando il verbo risponde alla domanda chi o che cosa. Infatti io dico io conosco Claudio, io conosco chi? Claudio. In un'altra frase dico telefono a Claudio. Qui devo usare un altro pronome. Posso dire gli telefono. Gli è un pronome indiretto. I pronomi indiretti hanno il ruolo di complemento di termine e si usano quando il verbo è seguito dalla preposizione a, quando il verbo risponde alla domanda a chi. Infatti io dico telefono a Claudio. A chi? A Claudio. Dunque, gli telefono. In tutti questi esempi abbiamo visto solo i pronomi personali soggetto, i pronomi diretti e indiretti, che sostituiscono il nome Claudio, che è un nome maschile singolare.
Ovviamente, se cambiamo il nome, cambierà anche il pronome. Infatti, il pronome dovrà seguire il genere e il numero del nome a cui si riferisce. A questo proposito, vediamo insieme lo schema completo dei pronomi in terza persona, maschile e femminile, singolare e plurale. Come avete notato, quando usiamo i pronomi è necessario ricordare che generalmente il pronome va prima del verbo. Nel caso del pronome indiretto in terza persona plurale troviamo due soluzioni, gli e loro. Ma attenzione, perché con il pronome loro il verbo va prima del pronome. Esempio: Marco regala a Claudio e Giulia un libro. Posso dire Marco regala loro un libro, ma anche posso dire Marco gli regala un libro. Però fate attenzione, perché la seconda variante, la variante con gli, è sicuramente più usata nel linguaggio colloquiale. Adesso che abbiamo visto lo schema, secondo voi qual è la difficoltà maggiore per uno studente per capire quale pronome usare, il pronome diretto o l'indiretto? La cosa principale è osservare il verbo e capire quale domanda posso fare al verbo. Posso fare la domanda chi, che cosa, oppure a chi. Bene, proviamo a fare questo piccolo test. Un verbo come telefonare. Che domanda possiamo fare a questo verbo? Per esempio, io telefono a Claudio. A Claudio. A chi? Un altro esempio. A Francesca piace il caffè. A chi? A Francesca. Bene, il verbo telefonare e il verbo piacere si useranno con i pronomi indiretti, perché questi verbi rispondono alla domanda a chi. Facciamo ancora un altro esempio. Se io dico io chiamo Anna, io chiamo chi? Anna. Oppure io aiuto Sofia, io aiuto chi? Sofia. Bene, questi due verbi, chiamare e aiutare, rispondono alla domanda chi e si useranno con i pronomi diretti. Ora proviamo a fare un piccolo test per verificare se avete capito la regola. Vi faccio vedere il testo completo della presentazione di Claudio. Provate a sostituire al nome Claudio un pronome personale soggetto o il pronome diretto e indiretto. E vediamo se ricordate le regole che abbiamo appena visto insieme. Ecco la soluzione. Com'è andata? Se volete potete continuare a praticare la regola. Provate a sostituire al nome Claudio un nome femminile singolare, per esempio Giulia. Fate l'esercizio e inviate la soluzione alla chat del nostro canale, così poi la possiamo correggere insieme. Bene, se vi è piaciuta questa spiegazione, mettete un mi piace e iscrivetevi al canale per le altre video lezioni. Continuate a seguirci sulla nostra pagina Facebook e Instagram e visitate il nostro sito classe-italiana.it.
www.lauravioletta.com. Io vi saluto e vi ringrazio e vi aspetto per le altre video lezioni. Ciao da Laura di Classe Italiana!